Jiu-Jitsu, puntuale anche questo mese arriva il video dedicato ai miei prodotti preferiti, abiti, accessori, trucchi, prodotti di bellezza, libri e molto altro che ho amato nel corso di ottobre e che mi sento di consigliarvi. Perciò se siete indecisi sui vostri prossimi acquisti e cercate un parere che vi aiuti ad orientarvi, mettetevi comodi e andiamo a cominciare. Per la sezione cura della pelle ho due prodotti da consigliarvi. Il primo è lo scrub corpo della Caudalie, il Crushed Cabernet. L'ho acquistato tempo fa in promozione, ma ho iniziato a utilizzarlo solo di recente e come potete vedere ne ho fatto buon uso. Credo che sia fondamentale utilizzare un esfoliante corpo almeno una volta alla settimana per rendere la pelle più tonica e luminosa, perché va a rimuovere le cellule morte e le impurità. Il Crushed Cabernet unisce però all'azione esfoliante anche un'azione snellente grazie ai 6 oli essenziali che lo compongono. Se conoscete il marchio Caudalie saprete che è specializzato in prodotti derivati dal vino e dall'uva. Anche il Crushed Cabernet non è da meno, infatti i microgranuli che lo compongono sono derivati dagli acini dell'uva del Cabernet e danno una textura e una consistenza perfetta per esfoliare efficacemente senza però irritare la pelle, che anzi risulta idratata e più luminosa. La profumazione è molto neutra, il che a mio avviso lo rende adatto sia agli uomini che alle donne, e se volete provarlo lo trovate in vendita online oppure nelle profumerie e nelle farmacie che distribuiscono il marchio Caudalie. Come sempre vi ricordo però che sul mio blog troverete la lista completa di tutti i prodotti dei quali vi parlerò nel corso di questo video, con link diretti di acquisto, quindi se siete interessati a testarne qualcuno non dovete fare altro che consultare il mio post dedicato, troverete il link nella info box qui sotto. Il secondo prodotto è della Body Shop e sono delle salviette detergenti alla vitamina E. Ora, in linea di massima io non sono una grande fan delle salviette struccanti perché trovo che utilizzate da sole non arrivino mai a rimuovere completamente i residui di trucco. Sono però una mano santa nelle serate di pigrizia nelle quali davvero non ho voglia di seguire tutto il mio iter di strucco. Perché fanno il loro lavoro in modo accettabile, ma soprattutto sono comode e veloci. Sono anche l'ideale da portare in viaggio, soprattutto se dovete affrontare un volo, perché l'aria pressurizzata degli aerei tende a disidratare la pelle, mentre queste salviette, oltre all'azione detergente, hanno anche un'azione di idratazione profonda e in più, grazie all'aggiunta della vitamina E, un'azione tonicizzante ed elasticizzante. Se volete provarle le trovate online sul sito di Body Shop oppure negli store Body Shop. Anche per la sezione make up ho due prodotti da consigliarvi e sono entrambi dedicati agli occhi. Il primo è l'ombretto della NYX nella colorazione Sahara. Ve l'avevo già mostrato nel mio video haul tedesco e da quando l'ho acquistato non ho utilizzato altro. Mi piace applicarlo sulla palpebra e nell'angolo interno dell'occhio per illuminare lo sguardo e renderlo più intenso. È molto pigmentato, molto luminoso, ma al tempo stesso ha una sfumatura calda che lo rende perfetto per l'autunno. Ho fatto delle ricerche per scoprire se questa colorazione era disponibile anche in Italia e ho scoperto che purtroppo sul sito della NYX è terminato, ma ne ho scovate molte altre che mi piacerebbe provare, quindi vi consiglio comunque di fare un giro e di dare un'occhiata. Il secondo prodotto invece è un mascara e si tratta del Ciglia Finte Farfalla Intensa della L'Oréal, nome bizzarro. L'ho acquistato perché mi ha incuriosito la forma dell'applicatore, che come vedete è in plastica con le setole asimmetriche e questa forma diciamo aerodinamica che permette di catturare le ciglia fin dalla radice, di allungarle, volumizzarle e dividerle perfettamente. Se volete ottenere un look più intenso potete aumentare la quantità di prodotto e la cosa positiva è che comunque le ciglia non risulteranno appesantite o non si creeranno quegli spiacevoli grumi che spesso si creano con i mascara. Lo trovate in vendita in tutte le profumerie che distribuiscono L'Oréal, anche online sul sito di Douglas. Se vi interessa, secondo me vale la pena dargli un'opportunità, trovate il link nel mio post dedicato. Questo mese ho anche un prodotto per capelli da consigliarvi e si tratta dello spray protezione calore nella versione volume della Elnet. Come sapete io utilizzo molto spesso la riccia capelli e quindi importantissimo per me avere sempre a disposizione un termoprotettivo che riduca i danni causati dal calore.
quindi sono sempre alla ricerca di prodotti validi. Ho deciso di provare questo dell'Elnet perché l'ho trovato nel supermercato vicino a casa mia e ho pensato fosse molto comodo per una volta avere un prodotto a portata di mano senza doverlo per forza ordinare online, e mi è piaciuto moltissimo perché oltre a proteggere il capello dai danni causati dal calore, lo lucida, elimina l'effetto crespo, dà volume e non lo indurisce e non lo appesantisce. In più la confezione è grande, quindi significa che durerà molto a lungo. Lo spray è leggero e piacevole da utilizzare, niente male per un unico prodotto. Come vi dicevo, lo trovate nei supermercati oppure, se siete interessati, lo trovate anche online e sul mio blog ho messo alcuni link di acquisto. Ed eccoci alla sezione fashion, nella quale condivido con voi i capi d'abbigliamento che ho più amato nel corso dell'ultimo mese. E cominciamo con questo abito svasato in cotone con motivi stampati che ho acquistato da H&M. Cercavo qualcosa di comodo e di casual ma che non fosse noioso e mi sono innamorata di questa stampa che trovo vagamente anni 70. Il taglio mi piace tantissimo perché cade morbido senza segnare, adoro la manica a 3/4, sulla parte posteriore ha questa apertura con bottoncino e adoro indossarlo con dei jeans per dargli un look un po' meno scontato e banale. È disponibile sia in questo colore blu e petrolio ma anche in color senape e se vi piace lo trovate da H&M sia negli store che online. Il prossimo capo è per me un must dell'autunno e si tratta del cardigan lungo, che è perfetto sia per realizzare dei look più casual ma anche per look più eleganti, soprattutto se scegliete un modello basic e semplice come questo che ho scovato su ASOS. L'ho indossato moltissimo anche come soprabito nella fase di transizione tra l'estate e l'autunno, quando è troppo presto per il cappotto ma troppo tardi per girare in maniche di camicia. Inoltre ha un ottimo rapporto qualità-prezzo perché l'ho pagato 25 euro e se vi interessa lo trovate su ASOS. Anche il prossimo capo secondo me è un must have autunnale e si tratta del giubbottino in ecopelle morbida corto. Il mio l'ho acquistato da Zara e l'ho già indossato moltissimo perché aggiunge un tocco rock più aggressivo sia ai look più casual che a quelli più dressed up. È comodissimo perché la pelle è davvero morbida, ha il peso giusto per la stagione e anche il prezzo in questo caso lo trovo più che accettabile perché l'ho pagato 50 euro. Come vi dicevo lo trovate da Zara, se vi interessa lo potete acquistare sia nei negozi che online. Non potevo non includere tra i miei preferiti di ottobre queste bellezze che ho scovato per caso in un negozio vicino a casa mia e me ne sono immediatamente innamorata. Come vedete sono delle sneaker slip-on stile Vans con stampato sulla tomaia il musetto di un gatto con le due orecchie laterali a rilievo. Me ne sono innamorata all'istante perché lo sapete, quando trovo un pezzo unico e divertente come questo non riesco a resistere alla tentazione, anche se devo ammettere che il prezzo è piuttosto alto. Sono prodotte dalla Melissa, che è un marchio specializzato nella realizzazione di calzature ecosostenibili da plastica riciclata. Infatti anche queste signorine sono in plastica con però una finitura quasi effetto tessuto o velluto. Mi piacciono tantissimo, sono comode, l'unico consiglio che vi do è di non indossarle mai senza calze perché essendo in plastica vi bolliranno i piedi, ve lo dico per esperienza. A parte questo le adoro, se vi interessano ho scoperto che sono disponibili online anche su ASOS e sul mio blog troverete il link diretto. Ormai lo sapete, la sezione accessori è quasi sempre dedicata alle mie ultime creazioni e anche questo mese vorrei mostrarvi la mia parure preferita fra quelle che ho realizzato nel corso di ottobre. E si tratta di questo set composto da anello, braccialetto, collana e due spille ispirate a Bettie Page, icona degli anni 50, regina delle pin-up che adoro per il suo grande anticonformismo e per il suo stile unico. Ho scelto due immagini in bianco e nero particolarmente rappresentative che ho abbinato per realizzare tutta questa parure in color bronzo che spero vi piaccia.
Se siete curiosi di vedere questi accessori e tutti gli altri disponibili, vi consiglio di visitare la mia pagina di Facebook, troverete il link nella info box qui sotto, andate a consultare gli album fotografici e non dimenticate di leggere le descrizioni delle immagini dove troverete tutte le informazioni riguardo ai materiali, le dimensioni, al prezzo e molto altro. Se poi qualcosa dovesse interessarvi, contattatemi lasciando un messaggio su Facebook oppure scrivendo all'email che trovate nella sezione info della pagina. Bene, detto questo, direi che possiamo passare alla prossima sezione, che è quella dei libri, che come sapete conclude i miei video dedicati ai prodotti preferiti. Il libro che vorrei consigliarvi questo mese è L'analfabeta che sapeva contare di Jonas Jonasson, che qui vedete nella versione inglese dal titolo The Girl Who Saved the King of Sweden. L'ho acquistato in Germania e anche se non l'ho ancora finito so già di potervelo consigliare perché è un libro originale, divertente, ben scritto e ricco di personaggi indimenticabili. Dello stesso autore avevo letto anche Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve e anche in quel caso era finito dritto dritto tra i miei preferiti, perché Jonasson ha la capacità di rendere credibili delle trame assolutamente surreali, popolate di personaggi indimenticabili, ai quali ci si affeziona e una volta terminato il libro finiscono col mancarci quasi fossero dei vecchi amici lontani. La protagonista di questo romanzo è Nombeko, una ragazza di colore che nasce nelle baraccopoli di Soweto in Sudafrica durante il periodo dell'apartheid. Destinata ad una vita di stenti, Nombeko riesce però, grazie alla sua astuzia e alla sua profonda intelligenza, a vivere una serie di avventure mirabolanti, in un susseguirsi di colpi di scena inaspettati. Se amate i libri divertenti, ben scritti e dal ritmo incalzante, non potete perdervi le avventure dell'analfabeta che sapeva contare. Seguire le avventure di Nombeko vi assicuro che sarà una delizia. Se vi interessa lo trovate nelle librerie oppure online su IBS. E voilà, anche per questo mese è tutto. Io spero che i miei suggerimenti vi aiutino ad orientarvi nei vostri futuri acquisti e se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace e di condividerlo con tutti i vostri amici. Vi invito anche ad iscrivervi al mio blog dove troverete i link diretti di acquisto di tutti i prodotti dei quali vi ho parlato. Per iscrivervi vi basterà cliccare su Unisciti a questo sito in alto a destra nell'home page e potrete così essere sempre aggiornati con tutti i nuovi progetti e i nuovi post. Bene, per oggi è davvero tutto, è il momento di salutarvi, io vi auguro una splendida giornata e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ho deciso di provare questo dell'Elnet perché l'ho trovato nel supermercato vicino a casa e ho pensato che poteva non passare oggi l'ennesima moto slash macchina slash non lo so. Come sapete utilizzo molto spesso la ricciacapelli e quindi è importante per me avere sempre a disposizione un buon termoprotettivo le campane din don dan, le campane din don dan. Ed eccoci alla sezione fashion, nella quale condivido con voi capi di abbigliamento. Ed eccoci arrivati alla sezione fashion, nella quale condivido con voi i capi di abbigliamento. Di nuovo ho detto abbigliamento, perché dico abbigliamento? Ecco. Ciao Jiu-Jitsers e benvenuti a un nuovo tutorial fai da te. Nel video di oggi vi mostrerò come realizzare questa wedding card perfetta per accompagnare un regalo di matrimonio o nel caso in cui il regalo siano dei soldi per contenerli in modo elegante e originale.